Buongiorno e bentrovati a tutti sul canale di Alfred73. Oggi vediamo come realizzare un punto luce a soffitto, un lampadario dal nulla nel mio laboratorio, sopra il tavolo del mio laboratorio, senza fare tracce sul soffitto, utilizzando le canaline del solaio stesso. Utilizzerò ovviamente una presa di corrente per portare la corrente fino al soffitto. Se vi piacciono i miei video non dimenticatevi di mettere like e iscrivervi al canale per supportarmi, grazie. Per realizzare un punto luce a soffitto sul solaio di un soffitto vuoto bisogna prima fare una piccola premessa. Presupposto per realizzare questo impianto è quello di avere dei solai cosiddetti in laterocemento, cioè costituiti da travetti in cemento armato e cosiddette pignatte, cioè delle sorta di foratelle che si usano per i solai. Queste pignatte hanno la particolarità di avere dei fori nella parte bassa che noi andremo proprio a utilizzare per far passare i fili di un lampadario. In particolare dovremmo necessariamente forare uno di questi canalette, diciamo così, a scelta nel punto di discesa del lampadario e nel corrispondente punto posto sull'angolo del muro all'intersezione delle pareti. Ma vediamo nel dettaglio come possiamo realizzare tutto ciò. Dobbiamo conoscere la posizione del travetto. Prima cosa da fare è sentire qual è la posizione dei travetti sul mio solaio, quindi battendo con il manico di un martello, individuare dal suono ovviamente qual è la posizione in cui si trova il travetto di cemento. Nel mio caso questo è il travetto di cemento perché il suono diventa più piatto, mentre nella parte vuota diventa più sordo. Una volta individuato più o meno il punto in cui vogliamo piazzare il nostro lampadario, andiamo ad effettuare la foratura con una punta. Io uso una punta SDS, ma voi potete usare una punta da muro da almeno 1 centimetro di diametro. Partiamo con il selettore su rotazione per poi andare a scambiare su percussione per concludere la foratura. E a questo punto prendiamo una staffa o una tavola dritta e andiamo a segnare in corrispondenza di questo foro sull'angolo del muro il punto corrispondente, cercando di tenere quest'asta il più perpendicolare possibile all'angolo della parete. Una volta che avremo segnato la linea della canalina all'interno della quale passerà il nostro filo elettrico, possiamo andare a operare su questa parte della parete, cioè sull'angolo della parete, e effettuare un foro proprio in corrispondenza del segno che abbiamo fatto. Considerate la canalina a circa 3 cm di larghezza, andiamo ad allargarlo leggermente con un cacciavite piatto e con una mazzetta. Cerchiamo di rompere un po' intorno al foro senza esagerare, quindi allarghiamolo di quei 2-3 cm che ci possa entrare un dito, magari un pollice. La stessa cosa potremmo fare anche per la parte che va al lampadario. Fatto questo, andiamo ad infilare una sonda da elettricista dalla parte del lampadario per tutta la lunghezza fino a quando non sentiremo che questa sonda risbucherà verso l'angolo. Se avete difficoltà, provate anche al contrario, cioè ad infilare la sonda dall'angolo del muro verso il centro del solaio. A un certo punto questa sonda dovrà passare di fronte al vostro foro e per captarla, per riuscire a prenderla, ovviamente potrebbe essere necessario allargare leggermente il foro del lampadario. Chiaramente questa misura consente di vedere all'interno. Poi prendiamo del filo di ferro piegato ad uncino, come vedete qui, e andiamo a recuperare in questo modo la nostra sonda da elettricista dall'interno della canaletta del solaio. Una volta che questa sonda sarà recuperata potremo semplicemente tirarla fuori e il nostro passaggio sarà pronto
per infilare un cavo elettrico. A tal proposito prendiamo del cavo elettrico del doppino con guaina da 0,75 mm quadrati, quindi a due poli, che è il minimo per un impianto di illuminazione. Andiamo a scocciare la nostra sonda da elettricista, il cavo elettrico della matassina. E qui mi raccomando, cercate di scocciarlo bene, ma con il minimo ingombro possibile, per evitare problemi di passaggio all'interno della canaletta. A questo punto il gioco è fatto, basta tirare la sonda che abbiamo appena infilato e far entrare il nostro cavo elettrico senza usare troppa forza e soprattutto senza strattonarlo, magari facendoci aiutare da qualcuno a spingerlo all'interno del foro. Andiamo a segnare sulla parete perpendicolarmente al foro dei punti dove inseriremo i tasselli per inserire i fermacavi della guaina in PVC che andremo a utilizzare. Magari usiamo anche un livello per mettere esattamente in bolla il fermacavo e andiamo a segnare 2-3 fori a seconda della lunghezza che ci interessa per fissare i fermacavi. Una volta effettuati i fori, sempre con la tecnica della prima rotazione e poi percussione per evitare, mi raccomando, di rovinare l'intonaco, inseriamo i tasselli e andiamo ad inserire i fermacavi, fermacorrucato, della misura corretta per la guaina che abbiamo scelto, avvitandoli senza esagerare ai tasselli nel muro e posizionandoli correttamente rispetto alla parete. Mi procuro una guaina da 16 mm di diametro in PVC per impianti elettrici esterni della misura corretta e poi vado ad infilare il cavo appena passato immediatamente sulla guaina. Infine vado ad inserire per 2-3 cm all'interno del solaio la mia guaina e a bloccarla, a fissarla sui fermaguaina predisposti perpendicolarmente sul muro. Nel frattempo, se vi piace questo video, cliccate su like e iscrivetevi al canale, grazie. Fatta questa operazione è il momento di ristuccare il foro del solaio. Prendo dei pezzettini di carta assorbente e vado ad inserirli all'interno del foro nel solaio per limitare l'utilizzo dello stucco che andrò ad applicare a copertura del mio foro. Lo stucco è uno stucco da riempimento da muro già pronto, quindi non da mescolare, e va applicato con una spatola all'interno del foro, cercando di lasciare l'esterno più liscio possibile per evitare ulteriori lavorazioni. Possiamo anche passare della pittura per coprire il colore dello stucco. Bene, fatta questa operazione è il momento di inserire al terminale del cavo una spina per portare la corrente al mio lampadario. Una volta assemblata correttamente la mia spina è il momento di passare al portalampada. Questo è un classico portalampada a vite che consente di bloccare un paralume al di sopra e vado ad aprirlo. Per aprire questi portalampada normalmente ci sono dei gancetti all'interno che vanno abbassati, sollevati a seconda del tipo, per svitare e smontare questi portalampada. Prima di collegare il portalampada però decido di occuparmi del coprifilo che va al soffitto. Quale migliore occasione per riciclare qualche cosa? Lo riconoscete? Questo è la base di un uovo di Pasqua. Ma per una mente creativa anche un coprifilo perfetto, che opportunamente forato fungerà da coprifilo. Con un taglierino vado a realizzare un taglio a croce sul suo fondo e all'interno passerà il cavo elettrico che verrà coperto sul soffitto. Inserisco il coprifilo immediatamente sul solaio per coprire il foro. A questo punto vado a spellare la guaina del cavo a cui andrà collegato
il portalampada, spellando anche i due capi in rame, e li vado ad inserire all'interno del supporto del portalampada e ad avvitare proprio sui contatti del portalampada. Una volta riassemblato tutto il portalampada è il momento di pensare al paralume, e per questo riciclo una vecchia ciotola da cucina in disuso pitturandola con della vernice spray di bianco, ed ecco qui che con la creatività la mia ciotola si è trasformata in un perfetto paralume. Manca però il foro. Mi procuro una sega a tazza dello stesso diametro ovviamente del paralume. Vado ad effettuare questo foro. Mi raccomando di prestare attenzione quando usate questi attrezzi. E a questo punto il foro per il paralume è pronto, una verniciata, una spruzzata di vernice per concludere, e il mio paralume è pronto per essere montato. Vado ad inserire l'anello porta paralume in dotazione con il portalampada e non mi rimane che inserire la lampadina, mi raccomando, a LED e non a incandescenza, perché ovviamente la ciotola è in plastica. E a questo punto il mio lampadario è pronto, non mi rimane che inserire la spina della luce e dare fuoco alle polveri. Bene amici, spero che questo video vi sia piaciuto. In questo video vi ho fatto vedere come realizzare un piccolo impianto elettrico di illuminazione, come recuperare dei materiali inutilizzati e come anche ricavare un lampadario da vecchi materiali riciclando una semplice ciotola da cucina, per esempio. Io vi ringrazio della visione e ovviamente vi invito a mettere like e iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video. Vi do appuntamento alla prossima volta qui nel mio laboratorio di Alfred 73. Un abbraccio e un saluto a tutti.